Chi di voi è un habitué di questo canale sa, perché ne abbiamo parlato tante volte, che l'aggressività in scena, che stiamo parlando di cinema, teatro o narrativa, si può manifestare attraverso una miriade di altri modi che non implicano necessariamente una colluttazione o una battaglia fisica tra i protagonisti, tra i vari personaggi. In particolare, l'aggressività verbale, per esempio, può essere espressa attraverso il sottotesto, ovvero tutto quello che i personaggi non dicono, tutto quello che i personaggi non esprimono a parole, ma lasciano implicito. Oggi vediamo una tecnica di scrittura creativa che si serve proprio del sottotesto per generare conflitto. Si tratta del reframing logico, ovvero il ribaltamento della logica, del criterio secondo cui si considera una determinata questione per far valere la propria tesi, la propria argomentazione. Ci serviremo di una scena tratta da un film, Codice d'onore, uno dei miei film preferiti, ormai lo sapete, che esemplifica proprio l'uso straordinario del reframing logico. Questo ribaltamento della logica, questo reframing logico, così come l'abbiamo definito, genera movimento all'interno della narrazione, altera sempre il ritmo narrativo e si conclude sempre con una redistribuzione del potere all'interno della scena. Possiamo quindi definirlo una specie di contropiede, proprio perché uno dei due personaggi, il personaggio che sembrava avere la meglio all'interno di un diverbio, di un dibattito, viene colto alla sprovvista e appunto i ruoli di potere si invertono. Codice d'onore, grande capolavoro del cinema giudiziario, lo sappiamo, racconta la storia del giovane avvocato Daniel Caffe, incaricato della difesa di due marine nella base di Guantanamo a Cuba, accusati dell'omicidio di un commilitone, tale Soldato Santiago. Per provare l'innocenza dei propri clienti, Caffe basa la propria linea di difesa sull'insinuazione che ai due marine sia stato impartito l'ordine di applicare un codice rosso, motivo per cui i due marine hanno aggredito il soldato Santiago, causandone poi la morte involontariamente. Nella scena che prendiamo in considerazione, l'avvocato incaricato dell'accusa, avvocato Jack Ross, cerca di smontare la linea di difesa di Caffe, affermando che il codice rosso, oltre a essere illegale, non è proprio vigente nella base di Guantanamo, nella quale è avvenuto il delitto. E lo fa chiedendo a uno dei marine della base di Guantanamo di indicargli nel manuale di addestramento delle reclute della base di Guantanamo il capitolo dedicato al codice rosso. Il caporale interrogato non è ovviamente in grado di indicare il capitolo dedicato al codice rosso all'interno del manuale, proprio perché non vi è menzione del codice rosso nel manuale delle reclute della base di Guantanamo. Quindi l'avvocato Ross conclude che, non essendo il codice rosso menzionato nel manuale di addestramento delle reclute della base di Guantanamo, non è in vigore nella base di Guantanamo. Caffe allora, il nostro protagonista, con un abile reframing logico, chiede al caporale interrogato di indicargli nello stesso manuale di addestramento delle reclute il capitolo dedicato alla mensa. Il marine risponde divertito che non vi è menzione della mensa all'interno del manuale di addestramento delle reclute. Ciò nonostante una mensa esiste, loro da quando sono nella base di Guantanamo hanno sempre ricevuto 3 pasti al giorno e lui ha sempre saputo dove si trova la mensa semplicemente seguendo i compagni all'ora del rancio. Ecco che Caffe, senza proferire parola, semplicemente interrogando il caporale, ha dimostrato che il fatto che una pratica non sia menzionata nel manuale di addestramento delle reclute della base di Guantanamo non significa che quella pratica non sia in vigore nella base di Guantanamo. Caffe quindi prende Ross in contropiede, usando il suo stesso ragionamento logico, il suo stesso criterio, le sue stesse prove, ma ribaltando il ragionamento a proprio favore. Riuscendo in questo caso, nel caso di questa specifica seduta in tribunale, a ottenere la vittoria. La scena di Codice d'onore che abbiamo appena analizzato è un altro esempio di uso del sottotesto per generare conflitto e uso in particolare del dialogo per generare conflitto, oltre che naturalmente è l'ennesimo esempio di scrittura abile e intellettualmente ricercata e accattivante da parte dello sceneggiatore Aaron Sorkin. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo a storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!